Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Siamo ancora una volta ospiti degli amici del centro Porsche Bari, dove oggi ci danno l'opportunità di mostrarvi una novità freschissima. Qualche mese fa, precisamente a marzo, come saprete, il Salone di Ginevra purtroppo è stato cancellato per evidenti ragioni e vi abbiamo portato in una presentazione un po' digitale della nuova Porsche 992, la classica 911 in configurazione turbo, più precisamente Turbo S. Dopo capiremo insieme le differenze. Non esitiamo ancora, scopriamo un po' le novità della supercar per eccellenza di Stoccarda. Se la si guarda ad un primo impatto le differenze non sono così evidenti, a parte per degli specifici dettagli. Abbiamo sempre i gruppi ottici anteriori di forma circolare, tecnologia chiaramente Matrix LED, quindi a matrice di LED con i 4 elementi riconoscibilissimi da lontano con il nuovo family feeling della casa, le nervature sul cofano doppie che richiamano le Porsche degli anni 80 e sempre nella parte anteriore vi mostro un po' prese d'aria attive che offrono quindi un'aerodinamica e una reazione attiva, oltre allo splitter che si apre e si chiude insieme allo spoiler da uno specifico pulsante all'interno del sistema infotainment, e spostandoci verso la parte laterale ci sono altri cambiamenti. All'altezza dell'asse anteriore possiamo notare come l'auto sia più imponente, più larga di 45 mm. Notiamo anche i giganteschi cerchi da 20 pollici, nello specifico 255-35 ZR20 con degli enormi dischi freno carboceramici, pinze gialle a contrasto con il design delle 5 razze doppie del cerchio da 20 con il monodato Porsche splendidi. Spostandoci ancora di più verso il posteriore notiamo due dettagli aerodinamici, anzi tre, molto interessanti: specchietto con pinna centrale, minigonna con pinna che finisce verso il posteriore e anche le maniglie a scomparsa per donare ancora più aerodinamica. Ma è qui che incontriamo il dettaglio caratteristico delle 911 Turbo, praticamente di ogni generazione moderna: la presa d'aria laterale che le distingue dalle normali 911 Carrera S, 4S e quant'altro. Ma andando verso il posteriore notiamo qualcos'altro. All'altezza dell'asse posteriore notiamo come anche qui l'auto sia risultata più larga, allargata di circa 20 mm in perfetto stile turbo, anche se tutte le moderne 911 sono dotate di turbina. Abbassandoci un attimo notiamo che anche qui è presente l'enorme disco freno carboceramico, il monodado, i cerchi dello stesso design ma non della stessa dimensione. Qui abbiamo dei giganteschi 315-30 ZR21 e spostandoci ancora di più verso il posteriore notiamo come l'auto sia imponente non solo per la larghezza ma anche per i dettagli. Il più lampante è chiaramente il segno distintivo delle turbo, l'ala posteriore che viene portata su per evidenti ragioni di carico aerodinamico, sia in velocità sia per poter lavare meglio la vettura. C'è un apposito pulsante all'interno del sistema infotainment di Porsche. Notiamo il segno caratteristico dell'ultimo corso stilistico della casa con tutta una fascia LED in rosso che corre per tutta la superficie del posteriore, il logo Porsche e soprattutto il badge 911 Turbo S, e qui in basso due scarichi ovali, impianto di scarico sportivo. A richiesta ci sono anche quelli sdoppiati di forma rettangolare, e ora che mi trovo qui non posso far altro che spiegarvi un po' il nome turbo, perché come detto le moderne 911 hanno tutte quante la turbina. Questa qui ovviamente ha un motore biturbo, fra un po' vi dirò tutti quanti i numeri e i dettagli. E come per qualche mese fa, sempre qui al centro Porsche di Bari, vi abbiamo mostrato la nuova Taycan, quindi la prima full electric by Porsche, il nome turbo ha acquisito una nuova connotazione. Non è più l'unica vettura con il motore dotato di turbina, ma è la versione più esclusiva, la più potente, la più sportiva, insomma tutto ciò che si possa desiderare da un'auto del genere. Ci sono tante altre cose che vi devo dire, ve le dico all'interno perché ci hanno dato la chiave, quindi guardate un po' la maniglia, non ci resta altro da fare che salire a bordo. Se solitamente siamo emozionati ogni volta che saliamo a bordo di una vettura del marchio Porsche, questa volta lo siamo ancora di più, perché due dettagli all'interno dell'abitacolo della nuova Turbo S ci dimostrano come sia la prima Porsche dopo il lockdown che filmiamo per voi. Il primo è il tagliandino, che ci dice che la vettura è stata sanificata per noi. Il secondo, sempre correlato alle misure sanitarie, è dato dal fatto che l'igiene è garantita da questa plastichina che adesso andremo a rimuovere per voi in live per mostrarvi il volante. Guardate un po' ragazzi, è quasi contenuto vietato ai minori, mi voglio godere il momento. Questa la butto da qui e voilà, volante con corona in pelle scura a contrasto con il gesso degli interni in pelle, che a loro volta sono a contrasto sia
con il grigio scuro che con la vernice blu genziana degli esterni, una combinazione favolosa perché quest'auto ha anche la capotta in tela sempre in blu scuro, una favola. Ma adesso siamo all'interno e quindi godiamoci l'abitacolo della 992. Ci sono tanti elementi che la contraddistinguono, soprattutto davanti ai miei occhi, perché abbiamo il loghino Turbo S all'interno dell'unico quadrante analogico, il loghino all'interno quindi del quadrante centrale che ci mostra i giri del motore. In quello immediatamente, sempre circolare, sulla sinistra abbiamo la silhouette disegnata della 992 Turbo S e altri tre quadranti, uno con scritto proprio 911 Turbo S e altri che ci mostrano temperatura esterna, orario e autonomia, quindi classici 5 quadranti circolari delle 911 che la contraddistinguono rispetto alle rivali, insieme all'avviamento rigorosamente a sinistra. Al centro campeggia il display dell'infotainment. Ora accendo un po' il quadro per mostrarvelo. Infotainment chiaramente touch con un feedback come sulle altre auto della casa. Chiaramente favolosa la reazione di questo display dell'infotainment, ma non voglio farmi troppo distrarre da questo. Vi mostro solamente come si può andare a alzare e abbassare. Bisogna tenere premuto per alzare lo spoiler posteriore e far abbassare, quindi far estrarre. Ok, spoiler completamente estratto, lo splitter anteriore, però adesso li rimettiamo a posto. Stiamo sempre tenendo premuto e sempre da qui, oltre che con il pulsante, se vogliamo, fisico, che si trova qui in basso nella tastiera a pianoforte, possiamo anche far cantare meglio gli scarichi in modalità sportiva, perché sì, abbiamo gli scarichi sportivi. Oltre a questo, spengo un po' la vettura, abbiamo anche i pulsanti per alzare e abbassare e quindi utilizzare il lift system per strade un po' più sconnesse, il pulsante per regolare l'assetto sportivo che viene aiutato con il PASM, il Porsche Active Suspension Management, che è quindi quel sistema che va un po' a settare l'assetto della vettura in base a tutte le condizioni del manto stradale, o perché no anche in pista, perché quest'auto è super potente e ve lo dirò a breve, ma non solo, perché come ciliegina sulla torta alla fine di questo video vi faremo sentire il sound degli scarichi sportivi della 911 Turbo S. Credetemi, il fatto che sia biturbo non ne pregiudica affatto la qualità sonora. E a proposito di qualità sonora, abbiamo un impianto audio Bose e tra gli altri accessori all'interno abbiamo il pacchetto Sport Chrono con il tachimetro per andare un po' a visionare i tempi sul giro, abbiamo anche un orologio in digitale e tanti altri dettagli che rendono veramente speciale un'auto del genere. Logo Turbo S sul bracciolo centrale, logo Porsche sui poggiatesta, il portabicchieri, come potete vedere nella ripresa, estraibile per il passeggero perché il guidatore ce n'è a disposizione uno rimovibile qui al centro e chiaramente il tunnel nero lucido che adesso è tutto spento, ma quando l'auto è accesa ci mostra tutti quanti i numeretti, dati, informazioni, principalmente per la climatizzazione. E come posso evitare di parlarvi di questo piccolo selettore che diciamo non ci fa troppo impazzire, perché è chiaro, è una tecnologia molto avveniristica, perché questo è il sistema shift by wire, quindi le cambiate con tanta componentistica più elettronica che meccanica per il cambio di quest'auto, ma ci manca tanto il selettore con il quale andare su e giù. Un selettore comunque questo qui nuovo, piuttosto semplice da utilizzare, due tocchi in avanti per la retromarcia, uno in avanti per il neutral, quindi a folle, drive all'indietro e poi abbiamo modalità park e modalità manuale. E quest'auto ha un cambio semplicemente eccezionale. Abbiamo pedali in alluminio per scalare e ingranare marcia, abbinati al cambio PDK, il Porsche Doppelkupplung. Voglio fare lo splendido in tedesco e ragazzi, questo è il classico doppia frizione di Porsche a 8 rapporti, abbinato ad un propulsore di cui vi parlerò a brevissimo. Per adesso mi voglio godere ancora un po' la vettura, quanto sono avvolgenti i sedili, quanto è bello stare en plein air. Spero in futuro di potervi portare in un test su strada di un'auto che è semplicemente una belva. Mi sento come al solito a casa in una Porsche, sembra strano da dire, e prima di dimenticarmi qui abbiamo anche un pulsantino con un piccolo rotore per i drive mode, perché l'auto, accendo un attimo il quadro, può essere personalizzata con tante diverse modalità di guida. Chiaramente abbiamo il telaio in normal o in sport, come vi ho detto, controllabile da questo pulsante qui per il damper, ma abbiamo anche i driving mode, quindi modalità wet sul bagnato, normal, sport, sport plus e individual, con la quale possiamo andare tramite questo rotore o i pulsanti touch a controllare tutti i parametri di guida stessi. Ma non solo, qui c'è un piccolo pulsante che ci dà un boost.
un boost di 20 secondi con il quale appunto con un countdown possiamo avere più coppie, magari in pista o magari in una fase di sorpasso in autostrada, chi lo sa, perché questa ricordatevi che non è solamente la 911 tra le più esclusive, oltre alle GT3, GT2 RS e quant'altro, ma è la più... non so neanche io come definirla, è il compromesso migliore all'interno della gamma perché offre sicurezza con tutti gli ADAS, la sicurezza delle quattro ruote motrici, perché ricordiamo, è un'auto importante, ma dona tutto un mondo, racchiude in sé tutta quanta la filosofia del brand. Secondo me è un'auto semplicemente eccezionale, ma prima di salutarci vi devo parlare assolutamente dei suoi numeri perché sono da far accapponare la pelle. I numeri della 911 Turbo S del 2020 sono da lasciare senza fiato, non solo guidandola ma anche semplicemente stando fermi nel piazzale dello showroom. Perché? Perché ragazzi la nuova Turbo S ha un motore da 650 cavalli, il classico 3008 boxer da 6 cilindri, chiaramente biturbo ricordatevelo, abbinato ad un cambio, come detto, PDK automatico a doppia frizione e 8 rapporti con 800 Nm di coppia massima. L'auto arriva da 0 a 100 in 2,7 secondi, semplicemente mi vengono i brividi solo a pensarci, ed una velocità massima di 330 km/h. Questa è la versione Turbo S, è stata presentata di recente anche la versione 911 Turbo, che è leggermente meno potente, ha 580 cavalli, 750 Nm di coppia massima, che sono comunque tantissimi, ed è leggermente meno veloce, 320 km/h di punta, con un'accelerazione di soli 0,2 secondi più lenta. Stiamo parlando pur sempre di 2,9 secondi per arrivare da 0 a 100. E arriviamo come ultimo capitolo al capitolo prezzi, perché è un'auto importante non per tutte le tasche, ma ragazzi è un'auto esclusiva. La 911 Turbo Coupé parte da poco sopra i 190.000 euro, per la versione cabrio della Turbo si sale a 205, 224 di partenza serviranno per portarsi a casa una 911 Turbo S Coupé e circa 238.000 euro serviranno per portarsi a casa un esemplare di partenza come quello in cui sono seduto, quindi una Turbo S Cabriolet. Solitamente vanno aggiunti circa 10-15, per i clienti più esclusivi anche 20.000 euro in più per gli optional, perché il configuratore di Porsche è ricchissimo. E prima di salutarci vi ricordo, anzi vi do qualche spunto. Vi consiglio di iscrivervi al nostro canale per non perdervi tutti i video che verranno, come cliccando sul campanello. Chi lo sa, magari sarete interessati a vedere la configurazione di questa nuova 911 Turbo S. Credetemi, sarà divertentissimo configurarla insieme. E inoltre, per non perdervi tutti i nostri contenuti backstage e paralleli, basta cercarci come sito internet e su tutte le piattaforme social wedrive.tv. Ora mi dispiace, vi devo salutare, voglio restare qui un po' da solo a contemplare la bellezza di questo abitacolo.